sono ufficialmente bloccata in Asia. Suksaman. Oh my god! Ma che una noce di cocco mi cade in testa. Oh, vai. It's so beautiful. Sono appena atterrata in Indonesia. Ho chiesto all'hotel di organizzarmi un driver che mi è venuto a prendere ed è stata veramente una buona idea. L'arrivo è stato tranquillo, l'aeroporto è veramente ben organizzato. Ci ho messo veramente 5 minuti perché si fa il visto online e anche l'arrival card. Quindi praticamente quando arrivi ti scannerizzano tutto e in 5 minuti sei fuori. Adesso il driver mi è venuto a prendere e mi sta trasferendo verso il mio alloggio. You wanna appear in my video? Hi. Here? Oi, come sta? Itu karena Mario Ginwala yang menulis liriknya. Sono arrivata al mio alloggio. Sono uscita un attimo, sono andata a mangiare qualcosa qua vicino. Sono praticamente nella campagna in mezzo alle risaie. Adesso vi faccio vedere l'alloggio perché è veramente pazzesco. Ciao, tu parli italiano? È una casa in bambù, Bamboo House. Vi faccio vedere il bagno. Cosa c'è? Gattone? Mosciccio, ciupettino bello. Vi porto a vedere la camera di sopra. Oh, c'è un ranocchio. Puoi uscire tu? Ciao. No, vai. Non ti spaventare. Dove ti arrampichi? Allora, se devo dire la verità, questo è quello che si direbbe il sogno, ma non sembra molto stabile. Proviamo ad andare a vedere. Io quando vedo questi posti mi stupisco veramente dell'ingegno umano, di cosa si possa creare in questo mondo. Questa casa è fatta praticamente tutta in bambù. È anche affascinante vedere le tecniche costruttive. Vedo che ci sono dei
pilastri incurvati che io presumo siano fatti con l'utilizzo del vapore. Sto lasciando la casa in bambù e sto facendo una passeggiata per raggiungere il centro del paese. Mi trovo a Ubud, che è un paese nel centro-sud di Bali. Non ho un piano ben preciso, ho una decina di giorni da spendere qua a Bali. La mia idea è quella di passare 2 o 3 giorni a Ubud e poi spostarmi magari verso nord. Vorrei andare nella zona dei vulcani, vedremo. Adesso dove dovrò andare? Ah no, presumo di qua a sinistra. A me piace viaggiare così, non faccio un piano ben preciso. Mi piace viaggiare con lo zaino proprio perché se voglio farmi una passeggiata o camminare da qualche parte e spostarmi in modo indipendente lo posso fare. E poi quel che succede succede. Wow. Bello. Vorrei filmarvelo tutto questo percorso pazzesco. Sto entrando a Ubud Center, Ubud Centro. Ubud è decisamente un gran caos. Il centro è abbastanza congestionato di traffico e di motorini, però è anche il paese più ricco di templi e musei da visitare. A quanto pare, perdendosi nelle viuzze un po' più laterali, si può trovare ancora un po' più di calma e le risaie da visitare. È quello che penso di fare oggi. Volevo partire un po' più presto, ma il jet lag mi ha tenuta sveglia tutta notte. A un certo punto si è anche alzato questo vento potentissimo che pensavo scoperchiasse la casa. Un'altra cosa molto bella che sto scoprendo di Ubud è che passeggiando tra le viuzze basta entrare in una porta qualsiasi laterale e si entra in un mondo parallelo fatto di giardini, ancora pieno di vegetazione, come in realtà è anche questo alloggio. Vi faccio vedere.
incredibile pensare che a 5 minuti a piedi dal centro di Ubud, che è veramente un caos infernale, ci sia questo oasi di pace. Sembra anche veramente di fare un tuffo nel passato. Tra queste risaie c'è anche il monumento alle vittime delle noci di cocco, che lo metto fa un po' sorridere. Però in realtà se poi ci si guarda in alto, soprattutto quando c'è il vento, tipo adesso, non fa più tanto ridere. Quindi diciamo che me ne vado prima che una noce di cocco mi cada in testa. Se mai vi capiterà di venire, sappiate che c'è una stradina che arriva alle risaie che è parallela a quella delle bancarelle, così se vi volete evitare tutte le bancarelle c'è questa stradina nascosta che è molto più suggestiva. Questo posto è stupendo. Sono tornata un po' fuori da Ubud, mi sono spostata dall'accommodation che avevo prima. Avevo deciso di rimanere lì, però purtroppo era piena e quindi ho dovuto cercare qualcos'altro. Inizialmente non mi piaceva questo posto, ma adesso mi sto adattando ed è molto bello. Gli alloggi sono delle case che si chiamano joglo e sono le case tipiche dell'isola di Giava. A quanto pare sono smontabili, vengono smontate a Giava e rimontate qua. Solo che sono un attimino disorientata perché è successa una cosa, breaking news del giorno. Oggi è il 1° marzo, a causa della guerra in Iran, la compagnia Fly Emirates ha sospeso i voli da e per Dubai. E indovinate io con quale compagnia volo e dove faccio scalo? Vabbè, vedremo come andrà e vedremo come tornerò a casa. In queste situazioni sento veramente quanto il mondo sia tutto connesso e quanto in realtà ogni cosa ci può toccare. Chiaramente è una situazione di lusso perché io sono qua a fare la vacanza, non sono sicuramente in una situazione di guerra, però comunque potrebbe crearmi problemi. Vabbè, per il momento mi godo questo posto e vediamo un po' come evolverà. Allora, questo è l'interno del joglo, che vi dicevo inizialmente non mi piaceva troppo perché è un po' umido, si sente un po' l'odore di umidità perché è praticamente in mezzo alle risaie. E adesso ho appena scoperto una cosa fantastica che voglio farvi vedere perché la porta si chiude in questo modo. C'è questo fantastico lucchetto super sicuro e si infila qua. In realtà posso anche chiuderlo qui se riesco. E voilà! Per dormire notti serene. Ho prenotato qua per 3 notti. E vabbè, per quello costa poco, costa mi sembra 45 euro per 3 notti. Detto spiegato, Vi presento Scoopy. Scoopy è il mio cavallo di fuoco. L'ho noleggiato per qualche giorno. Per noleggiare lo scooter in Indonesia c'è bisogno della patente internazionale che io ho fatto prima di partire e
che ovviamente non mi hanno chiesto, come non mi hanno chiesto nient'altro. Gli ho detto vorrei affittare lo scooter e mi hanno detto ok, queste sono le chiavi, sono 100.000 rupie al giorno, che sono 4-5 euro e basta. Boh, vabbè, spero vada tutto bene. Si guida a sinistra, che credevo fosse più complicato, ma in realtà è abbastanza intuitivo. La cosa un po' più difficile qua in realtà sono i sali e scendi e vabbè, ovviamente il traffico. Andiamo a farci un giro. Ormai parlo al plurale, come se foste qua con me. For Paradise Air, begin to back into. Sono nella ultima tappa del mio viaggio, sono con Arta. Arta è il mio nuovo driver, mi sta portando a Wanagiri, che è un'area che si trova tra gli 800 e i 1000 metri, di origine vulcanica, dove ci sono anche 2 laghi. Passo lì solamente un paio di giorni perché non ho più molto tempo per stare qua. Questo viaggio con Arta è stato veramente molto interessante. Arta è un uomo saggio. I'm saying you're a wise man. Mi ha raccontato un sacco di cose interessanti, ma forse quella che mi ha toccato di più è che mi ha detto che Bali è la zona dell'Indonesia col più alto tasso di suicidi, soprattutto tra i giovani. È una cosa che mi tocca molto, proprio perché i balinesi mi sono sembrati tutti molto sorridenti e felici, e ne abbiamo parlato anche con Arta adesso, e lui mi ha spiegato che appunto in realtà, e fa parte della loro cultura, non mostrare le proprie debolezze. In realtà è una cosa che anche in Europa succede. Fortunatamente la sensibilizzazione su questi temi sta crescendo, spero che anche qua possano cambiare le cose, ecco. We are arriving? This is the lake. No, this is Bratan Lake. Aha. So Bratan Temple is next to this. This is next to it will be the Ulundanu Bratan Temple. Which one? This one? It's coming? Ah yeah, I can see there is a temple because all the shops. Yeah. Ulundanu Beratan. Yes. Aha.
sta dicendo che questo è Uluwatu Ulundanu Barata. Tempio, ed è il tempio, è anche la zona del turismo locale. In Italian they say gracias, right? Gracias? Gracias is Spanish. Oh, Spanish. We say grazie. 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 Se volete venire a Bali vi lascio il contatto di Arta, così potete contattarlo. I said that I'm gonna put your number in the video so they can contact you. Thank you so much. Yeah. Suksama. Suksama. Yeah, that's Hindu. Thank you. Balinese. Thank you. Suksama. In Indonesia we say terima kasih. Ah, okay, it's a different way. Yes. Every island in Bali we have a different language. Aha, okay. It's a lot of language in Indonesia. Yeah. But we use for each other Indonesian. And you speak the Balinese? For Bali people. And you speak other languages? Or? Indonesian for Indonesia. Ah, you speak also Indonesian. Ah, okay, so you For the speak two people from languages. Manila, yeah. So you speak three languages then? Yes. Balinese, Balinese first, and then Indonesian, and then English. English. That's why it's not easy to put English in my head. Yeah, but you speak really good English. Thank you so much. Yeah. You study English at school? At school, but I learn more when I With the work. tourists. Yeah, with the tourists. Easier. Sono arrivata tra i monti. Il posto è molto bello e la vista è pazzesca. Fuori c'è un vento fortissimo, ma qua dentro non si sente quasi niente, il che mi stupisce perché questa casa è fatta praticamente solo di bambù col tetto di... sembra paglia. C'è solo un piccolo problema, che ho appena scoperto che il mio volo è stato cancellato, quindi sono ufficialmente bloccata in Asia perché ho controllato e tutti praticamente i voli che rientrano a casa passano dal Medio Oriente e il Medio Oriente in questo momento ha il traffico aereo bloccato. Sono un attimo persa, se devo dire la verità. Non so cosa fare. Vabbè, vi faccio vedere qua, va? Allora, praticamente ha piovuto e fatto temporale tutto il pomeriggio. Il che da un lato è stato un bene perché ho potuto rintanarmi qua dentro e cercare di capire che cosa fare in questa situazione che si sta rivelando veramente complicata. Come ho detto, tutti i voli che rientrano a casa passano dagli scali di Dubai, Doha e Abu Dhabi e tutti questi scali sono al momento bloccati, i voli quindi non passano. Ovviamente io adesso ho ricevuto un'email dal sito su cui ho prenotato il volo, che ovviamente mi rimandava alla compagnia aerea. Ho contattato la compagnia aerea e ovviamente non risponde nessuno e ho cominciato questo ping pong di tentativi fino a che mi sono resa conto di una cosa, che da questa situazione l'unica persona che poteva tirarmi fuori ero io. E quindi ho cominciato a guardare tutti i voli possibili, tutte le connessioni possibili. Ho passato tutto il pomeriggio quindi a cercare una soluzione e sono arrivata a un certo punto che ero onestamente un po' demoralizzata perché è una situazione veramente complicata da decifrare. Io immagino che nel momento in cui avrò pubblicato questo video sarà tutto molto più chiaro, ma in questo momento non lo è per niente. Quindi tutti i voli che ho trovato erano carissimi. Probabilmente io immagino che moltissime persone si sono trovate nella mia situazione e quindi tutti i voli possibili sono stati presi. Ho valutato di passare anche dall'altra parte, Giappone, New York, le ho pensate veramente tutte
E poi mi sono confrontata anche con un'amica a casa perché sinceramente a me piace viaggiare da sola, ma in questa situazione qua oggi è forse l'unico momento in cui avrei voluto avere un confronto con qualcuno, una seconda opinione per decidere il meglio da farsi. Fatto sta che insomma alla fine fortunatamente ho trovato un volo che parte da Hong Kong, quindi dovrò andare prima da Hong Kong a Shanghai, e Shanghai l'aereo rientra direttamente a Milano. Però devo estendere questa permanenza qua fino a mercoledì, quindi altri 5 giorni. Non era sicuramente nei miei piani, devo spendere anche dei soldi che non volevo spendere, insomma è tutto non pianificato, tutto extra, ma va bene così. Speriamo solo, dita incrociate, che mercoledì vada tutto bene con il volo di rientro. Quindi il mio viaggio continua. Questa zona è stupenda. Sono su un lago che è di origine vulcanica, significa che si è formato all'interno di una vecchia caldera di un vulcano ormai spento, e l'acqua si è appunto depositata all'interno formando il lago. Tutta quest'area è di origine vulcanica, quindi il terreno è anche molto fertile e la vegetazione è pazzesca. Ci sono anche, proprio per questo motivo, diverse piantagioni di caffè. Come c'è Toyo? You wanna say hello? Toyo, what's the name of this lake? Tumblingan Lake. Tumblingan Lake. Nice. It's so beautiful. Ci sono 5 minuti di sole e 5 minuti di pioggia e va avanti così. Mi ha spiegato che questo lago è sacro, quindi loro il bagno non lo fanno, e tutto intorno ci sono diversi templi. In Indonesia la prevalenza è musulmana, ma a Bali c'è l'induismo balinese, motivo per cui anche ad esempio nella zona di Ubud, in generale a Bali, si è sviluppata una forte presenza di centri di yoga e cultura dello yoga. Adesso andiamo a visitare uno dei templi che ci sono su questo lago. Momento esplorazione. Sto visitando una cascata e ho preso questo sentierino che però in realtà non porta da nessuna parte, quindi adesso vi porto a vedere la cascata.
this morning. Smile with the rising sun. Oh my god! Amici e amiche, sono nella macchina con Gun Yes. che mi sta riportando a Ubud. Vado a passare lì gli ultimi giorni di questa vacanza che si è allungata inaspettatamente. E Gun è un vulcano di energia. You understood? I said you're a volcano of energy. Always full energy. Yeah, I see that. Questa bellissima macchina arancione. I'm saying your car is very, very cute. Oh, thank you. Niente, in questa macchina si canta e si balla tutto il tempo e sono le 7 di mattina, non ero pronta a tutta questa energia, ma va bene così. Penso che questo video si concluderà qua, perché sennò il video diventa troppo lungo, poi non lo guarda nessuno. Io passerò ancora qualche giorno a Ubud a fare qualche corso, a riposarmi e per poi affrontare il lungo viaggio di ritorno che chissà come andrà. Quindi ci vediamo poi in cascina e vi terrò aggiornati su come andrà il mio rientro. Say goodbye? Ciao.